Buongiorno a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Torniamo a parlare dell'inchiesta sugli arbitri, sulle ultime notizie, su cosa viene riportato dai quotidiani sportivi oggi in edicola e sui tanti punti che saranno da chiarire. E a proposito di questo c'è il giornalista Russiello, andremo a leggere anche il suo tweet, che appunto smonta un po' tutto l'impianto accusatorio principalmente dei media, perché in tanti già parlano di una calciopoli bis, però ci sono alcuni punti che sono decisamente poco chiari e soprattutto che non hanno un filo logico. Andiamo subito sui quotidiani di oggi in edicola. Questa è la prima pagina della Gazzetta dello Sport, che la riportiamo non tanto per il caso arbitrale, ma certo è una prima pagina che è decisamente dolce per la nostra Inter. Inter è tuo, appunto lo scudetto, gran rimonto del Toro, ma lo scudetto è a 3 punti. Andiamo però al dunque e si legge: difesa Inter, niente da temere, Marotta sereno, noi corretti, indagini al termine. Il numero 1 nerazzurro: non abbiamo arbitri sgraditi, Rocchi e Gervasoni chiamati in procura giovedì. Le parole di Marotta sono state: apprendiamo tutto dalla stampa, tutto questo ci meraviglia, non abbiamo arbitri graditi o non graditi, sappiamo di aver agito nella massima correttezza, questo deve tranquillizzare tutti. Poi viene chiesto anche dell'accordo a San Siro, secondo il quale, ecco, ricordiamo l'accusa, che poi è principalmente dei quotidiani secondo me al momento, dei media, riporta di un incontro per scegliere praticamente gli arbitri di Bologna-Inter e di Inter-Milan della stagione scorsa. Marotta dice: all'accordo a San Siro secondo la procura sono sorpreso perché non trovo alcun collocamento in questo. Noi abbiamo appreso tutto dalla stampa, ci tengo a tranquillizzare tutti i tifosi. Poi, detto, noi siamo qui a giocarci lo scudetto, vogliamo portare a casa questo scudetto meritato. Proseguiamo anche con i quotidiani sportivi di oggi, perché ci sono, ecco, diversi punti che andrebbero chiariti. Andiamo avanti sempre sulla Gazzetta dello Sport. Il procuratore Chinè: ho archiviato solo gli atti su Lissone. Ecco, era stato detto che in seguito alla denuncia dell'assistente Rocca la giustizia sportiva aveva archiviato il tutto e già erano partiti i complottismi secondo i quali la giustizia aveva archiviato il tutto perché doveva proteggere l'Inter. Chinè specifica: ho archiviato gli atti su Lissone, praticamente quelli che riportavano che Rocchi aveva bussato alla sala VAR per far richiamare l'arbitro di Udinese-Parma del marzo 2025 all'on-field review. Quindi questo è già il primo chiarimento. Poi si legge: l'Inter doveri e l'accordo. Con chi parla Rocchi? Le designazioni sono sotto la lente. Il fischietto sgradito nella semifinale più difficile 3 giorni dopo in Serie A. E qui viene riportato tutti i punti ancora da chiarire. Ecco perché naturalmente ci sono tanti punti che sono molto poco chiari. Partiamo da quello che viene accusato all'Inter. Si parla di Inter-Verona, quindi la famosa partita della gomitata di bastoni su Duda, partita dove però fu, ricordiamo, anche assegnato il rigore su Henry. Però non è chiaro cosa viene contestato a quella partita, è stata presa in esame, è stata sbattuta in prima pagina perché era quella che faceva più notizia, però non è chiaro cosa viene contestato in quella partita in Inter-Verona. Che l'arbitro ha fatto pressioni sul VAR, che l'arbitro ha fatto pressioni per favorire l'Inter, però poi, ecco, queste pressioni si tramutano in un rigore per il Verona, è un qualcosa che non torna. Sulla Gazzetta dello Sport si legge anche, ecco, sui famosi incontri l'incontro del 2 aprile 2025 per designare gli arbitri graditi all'Inter o quelli sgraditi. Si parte da quello gradito, sarebbe l'arbitro Colombo, che poi viene designato per Bologna-Inter. E invece c'è Doveri, che è un arbitro sgradito e quindi, secondo l'accusa, sarebbe stato designato per la semifinale di ritorno di Coppa Italia Inter-Milan in modo che poi non sarebbe stato designato per le ultime partite di campionato o per la finale di Coppa Italia. Ora, la Gazzetta si domanda: dove sarebbe avvenuto questo famoso incontro? Chi c'era? Soprattutto si parla di frode sportiva per Rocchi, ma chi sono gli altri interlocutori? Chi avrebbe partecipato a questo famoso incontro a San Siro, dove poi sono stati decisi gli arbitri graditi, gli arbitri sgraditi? Ecco, manca un pezzo in questa accusa. Rocchi ha avuto un incontro con un altro arbitro, con un altro dei vertici arbitrali, con Marotta, con qualcuno dell'Inter, perché al momento è un pezzo mancante. In più c'è un altro aspetto: Doveri viene definito arbitro sgradito. Non sarebbe stato, si chiede la Gazzetta,
più conveniente farlo arbitrare la finale di Coppa Italia, che sarebbe stata contro la vincente di Bologna-Empoli, piuttosto che il derby di ritorno? E chiaramente la risposta è ovvia. Io personalmente, se ho un arbitro sgradito, preferisco che mi arbitri Inter-Bologna piuttosto che Inter-Milan. Per quanto il Bologna era una squadra tecnicamente valida, almeno quanto il Milan lo scorso anno, però un derby è sempre una partita particolare e chiaramente, ecco, preferisco che non la arbitri un arbitro sgradito. Per di più, doveri, dopo quel presunto incontro del 2 aprile, il 5 arbitrerà Parma-Inter e quell'anno arbitra l'Inter per ben 5 volte. Quindi anche qui c'è un pezzo mancante. Ci sono troppi dubbi su questa storia, per questo dico che i giornali stanno ingigantendo tutto. Proseguiamo anche con gli articoli successivi e si legge: Rocchi accuse poco chiare, l'ex designatore prepara la difesa, al suo posto sale Celi. Ecco, si prepara la difesa ed è possibile che Rocchi e Gervasoni si avvalgano della facoltà di non rispondere giovedì 30 aprile, anche perché, ecco, come viene riportato proprio il virgolettato, le accuse sono poco chiare, anche dal punto di vista ovviamente della difesa. Rocchi, c'è una frode sportiva, ma innanzitutto cosa porta a questo, all'accusa di questo reato? Con chi? Perché è chiaro che Rocchi la frode non poteva farla da solo. Proseguiamo anche con gli altri articoli e sul Corriere dello Sport leggiamo: Rocchi salta alla procura, la convocazione di giovedì, vedremo. L'ex designatore potrebbe non andare il 30 aprile a Milano, lo stesso potrebbe fare pure il supervisore VAR Gervasoni, quindi anche qui ovviamente c'è la possibilità addirittura che non vadano affatto in procura proprio perché ci sono delle accuse poco chiare. Su Tutto Sport invece leggiamo: l'arbitro ora è a Scione e tutti guardano a Milano. Intanto Rocchi prepara la difesa, illegale. Concorso con chi? Giovedì potrebbe non rispondere. Il PM che ha avviato l'inchiesta tiene il calcio italiano con il fiato sospeso. E è chiaro, ovviamente su Tutto Sport si riporta cosa ha in mano effettivamente il PM che ha avviato l'inchiesta, quali sono le prove, ci sono delle intercettazioni. In realtà andiamo a leggere anche il tweet di Russiello, le intercettazioni non sappiamo neanche se potranno essere utilizzate, però anche qui, ecco, ci sono tante domande, tanti dubbi, tanti interrogativi che al momento non trovano risposta, e se questi interrogativi non trovano una risposta, come si fa ad accusare l'Inter? Solo perché è la cosa più semplice da fare sui media, solo perché si dà in pasto al lettore ciò che richiede? Però ad oggi, ecco, qualcuno parla già di una calciopoli bis, viene praticamente stato costruito già tutto un impianto accusatorio nei confronti dell'Inter dal punto di vista ovviamente giornalistico, non dal punto di vista della procura, e però ad oggi non c'è niente di chiaro contro l'Inter, che addirittura non è neanche indagata. Proseguiamo appunto e arriviamo a leggere proprio la situazione di Russiello, giornalista della Sicilia. E Russiello smonta tutto: non c'entrano i club, non illudete i lettori. Come leggiamo, il giornalista che ha pubblicato per primo la lettera integrale di Domenico Rocca, l'esposto da cui è partita l'intera inchiesta della Procura di Milano. Quindi conosce le carte, i protagonisti e ha offerto la sua lettura del caso. Andiamo proprio a leggere, ecco, cosa viene riportato. Russiello: sono beghe interne, i club non c'entrano. Non c'entrano i club, non illudete i vostri lettori, non disinformate. L'inchiesta su Rocchi riguarda solo il mondo arbitrale. Napoli, Inter, Milan, Juve non c'entrano. Sono beghe interne per modificare i voti e decidere carriere. Non illudete i vostri lettori. Non è da escludere che il punto sia anche questo. Tante volte è stato riportato che all'interno del mondo arbitrale c'è un po' una lotta anche politica, e si cerca, ecco, di fare in modo magari di valutare in maniera diversa l'operato di un arbitro piuttosto che di un altro, per favorire magari qualcuno a discapito di un altro arbitro, e non è certo un qualcosa di completamente nuovo. Ci sono state anche altre denunce sul caso, però diciamo che ad oggi queste beghe interne non riguardano le squadre. Anche quando ci fu quel famoso arbitro dal volto coperto che andò alle Iene, poi lui sottolineò l'episodio di Inter Verona. Però Inter Verona cosa giustifica? Qual è il significato di questo Inter Verona? Perché se devo favorire l'Inter, poi dopo non do il rigore per il Verona. Poi tra l'altro, quando ci sono queste dichiarazioni, l'arbitro senza volto, tra virgolette, diciamo che lasciano sempre un po' il tempo che trovano.
Prosegue Russiello e dice: Russiello affonda con un argomento che è il sapore della beffa. Questo è il virgolettato. Nel capo di imputazione c'è scritto che Rocchi avrebbe scelto arbitri graditi per Bologna-Inter, partita persa, e per la semifinale di Coppa Italia, eliminati. Ottima scelta, direi. Il ragionamento è semplice: se Rocchi avesse davvero pilotato le designazioni per favorire l'Inter, il risultato è stato catastrofico. E come abbiamo scritto riportando le parole di Condò a Sky Sport, il reato è nel tentativo e non nel risultato. Se metti una bomba e non esplode, il virgolettato, vieni comunque perseguito. Russiello ribalta la prospettiva: se la bomba non solo non è esplosa, ma ti è scoppiata in mano, quanto era davvero pericolosa? È chiaro che anche soltanto il tentativo di alterare il risultato o di avere un vantaggio rappresenta un po' rappresenta il reato di frode sportiva e va perseguito ai termini di legge. Il punto però è sempre quello: se io ho il designatore arbitrale che è dalla mia parte, quindi mi aiuta nel avere arbitri graditi, nell'evitare gli arbitri sgraditi, puoi evitare, dovere arbitra 5 volte l'Inter, a quel punto si farà in modo di favorirmi. E allora Inter-Roma, ecco che torniamo alla famosa lettera di Rocca. Allora a quel punto Gervasoni si alza, va a bussare alla sala VAR e richiama all'off-field review dopo il famoso intervento di Indica su Bissek. Quindi è anche questo un punto che effettivamente non torna. Russiello poi aggiunge: il nodo giuridico: senza il 416 niente intercettazioni, è l'articolo dell'associazione a delinquere. Se il reato è concorso in frode sportiva, le intercettazioni non erano possibili, a meno di una contestazione di associazione per delinquere, ma da quello che sappiamo non c'è il 416. È un punto rilevante: la frode sportiva prevede pene che non raggiungono la soglia necessaria per autorizzare le intercettazioni telefoniche, a meno che non venga contestata l'associazione per delinquere. Se la Procura di Milano non è al 416, l'impianto probatorio si regge su testimonianze e documenti, non su intercettazioni. È una differenza enorme rispetto a Calciopoli, dove furono proprio le intercettazioni a far crollare il sistema. Ora io mi affido alle parole di Russiello, non sono un esperto per quanto riguarda l'aspetto legale, ho provato a cercare, praticamente le intercettazioni dovrebbero essere possibili per reati superiori ai 5 anni. La frode sportiva dovrebbe prevedere una pena di reclusione tra i 3 e i 6 anni, quindi siamo un po', da qualche parte si legge che sarebbe possibile utilizzare le intercettazioni, da altre viene specificato che c'è bisogno di una autorizzazione del giudice, quindi devono esserci dei reati particolari, oppure deve essere associato a un altro reato, come l'associazione a delinquere. In ogni caso, comunque, si sta un po' smontando il tutto, e Russiello è un giornalista che insomma riporta anche articoli, mi sembra una persona alquanto preparata. Poi conclude con: il designatore orienta le designazioni e borderline. Anche la teoria secondo cui il designatore orienta una designazione è un po' borderline. Il designatore per definizione designa. Scegliere un arbitro piuttosto che un altro è il suo lavoro. Dove finisce la discrezionalità legittima e dove inizia la frode? Anche questa è una bella domanda, perché ad oggi viene incolpato soltanto Rocchi. Quindi ci sarebbe stato un presunto incontro, tra l'altro, come scrive la Gazzetta, questo presunto incontro a San Siro in uno stadio strapieno, quindi non è stato specificato né in una stanza, né se ci sono delle intercettazioni ambientali, né con chi si incontra Rocchi. E quindi ad oggi c'è un'accusa a Rocchi per frode sportiva perché avrebbe assegnato all'Inter arbitri graditi e non sgraditi, tra le altre cose. È il suo lavoro fare delle designazioni. Quindi io, come dicevo, ecco, anche ieri, c'è un'accusa che sta venendo ingigantita dai quotidiani, dai media. La giustizia sportiva e quella ordinaria faranno il loro corso. Usciranno delle prove contro l'Inter? Bene che la giustizia allora a quel punto fa il suo corso e che l'Inter paghi per degli illeciti commessi. Ma ad oggi non ci sono degli illeciti commessi dall'Inter. L'Inter non è indagata. L'impianto accusatorio presenta tante falle, almeno a quello che ci è stato riferito, a quello che ovviamente possiamo leggere. Poi non sappiamo cosa è in mano alla Procura di Milano, ma quello che possiamo leggere presenta tante falle. Quindi non è un'accusa che, ok, automaticamente allora c'è il reato di Calciopoli, allora non ci sbagliavamo, allora l'Inter ha alterato lo svolgimento dei campionati. Non è esattamente così, bisogna capire effettivamente cosa porta a supporre che ci sia una frode sportiva, e soprattutto se davvero l'Inter dovesse essere implicata, perché ad oggi gli indagati sono 2, Rocchi e Gervasoni, quindi non ci sono tesserati interisti. E anche a me sembra un po'
un qualcosa di ingigantito per riempire i quotidiani e per attirare i lettori, perché poi le polemiche portano guadagni ai media, quindi quando si va a dire c'è uno scandalo arbitrale, due punti, Inter e qualsiasi cosa si aggiunge dopo, automaticamente il lettore, che magari qualcuno si ferma solo al titolo, qualcuno va anche a leggere, però automaticamente associa, ok, c'è una nuova Calciopoli, l'Inter è protagonista. Non è esattamente così, bisogna effettivamente aspettare e non accusare prima di sapere. Aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti, come sempre io vi saluto con un gran bel Forza Inter.